Bella a tutti ragazzi, bella a tutti ragazzi. Non so come iniziare il video, quindi oggi vi devo parlare dei 5 requisiti che servono per lavorare come modello. Spero che questa luce vi piaccia. Ho comprato qua un ring light, non so se vi può piacere, penso di sì, dovrebbe aumentare la qualità dei miei video un bel po'. Solo che devo ancora capire a che quantità di luce metterlo, quanto metterlo caldo, quanto metterlo freddo, non lo so, o anche quanto stare lontano o quanto stare vicino. Comunque per ora faccio video così, fatemi sapere nei commenti. Quindi, i 5 requisiti che servono per lavorare come modello. Primo requisito, l'altezza ragazzi. La prima cosa che vi serve è l'altezza. Le top agenzie nel mondo di moda cercano modelli alti, non prendono nemmeno persone che non sono alte abbastanza. Il requisito minimo per le ragazze è di 1,73, 173 cm, il requisito minimo per i ragazzi è di 1,83, ma dipende anche dalle agenzie. Ci sono agenzie che prendono magari un ragazzo anche che è 1,80 e ci sono agenzie che prendono un ragazzo da 1,85-86 in su. Quindi se siete più bassi di quello è difficile che le agenzie grosse vi prendano, ma potete comunque provare con agenzie più piccole o potete comunque provare e vedere se magari voi siete l'eccezione. Requisito numero 2 è quello di essere magri. Cosa vuol dire essere magri? Vuol dire essere tanto tanto magri. Nelle agenzie di moda al giorno d'oggi, oh Gesù, il microfono, richiedono ragazzi e ragazze magrissimi, una cosa sconcertante. Io sono un ragazzo sì abbastanza muscoloso perché ho fatto nuoto per tanto tempo, ma in realtà non è che sono così grosso, è soprattutto perché ho la schiena larga per aver fatto nuoto. E le agenzie grosse non mi prendono, le agenzie come Elite o Next mi dicono guarda, se tu non hai la taglia semplicemente non possiamo prenderti. Quindi essere il più magri possibili. Semplicemente se avete magari un M o un S è perfetto, cercate di avere quel tipo di taglia perché se un'agenzia ha clienti che lavorano solo con quel tipo di taglia, un S o un M, non possono farvi lavorare nelle sfilate. E allora Marco mi chiedi, ma scusa, non puoi lavorare solo negli shooting o magari come modello senza maglia per alcune foto? No, tutte le persone me lo continuano a chiedere, non funziona così, semplicemente un'agenzia prende ragazzi, ha una determinata elite di ragazzi e ragazze e quindi prendono esclusivamente persone che possono fare entrambe le cose. Che senso ha che io prenda un ragazzo nella mia agenzia che può fare solo un determinato tipo di lavoro? È meglio prendere qualcuno che può fare sia sfilate che showroom, che foto, che shooting, qualsiasi tipo di cosa. Quindi ovviamente se siete troppo grossi è difficile che vi prendano, come me potete lavorare per agenzie magari un po' più piccole, sparse per l'Italia o sparse per il mondo, o magari lavorare come fitness model negli Stati Uniti, che è quello che vorrei andare a fare. Magari in alcuni posti è possibile lavorare anche come modelli di fitness, cosa che qui in Italia attualmente non c'è. Requisito numero 3 è l'età. L'età significa che più giovani siete e meglio è. Questo significa che non è che dovete iniziare quando avete 14 anni, però se potete è meglio. Ad esempio in Cina le ragazze iniziano anche a 14-15 anni. Qua è veramente difficile che una ragazza a 14 anni già sa di voler fare la modella, anche se attualmente le generazioni sono così. Quindi semplicemente più freschi e più giovani siete e meglio è. Questo perché? Perché l'agenzia vi può dire, anche se siete dei ragazzi bellissimi, delle ragazze fantastiche, avete l'età, avete il corpo esatto, avete le taglie giuste, l'altezza giusta, ti possono dire guarda, sei perfetta, vai bene così, hai tutto quello che serve, però nel momento in cui noi ti prendiamo e ti facciamo creare una relazione con i clienti, ora che costruisci il tuo portfolio, quindi le tue foto, ormai hai 24 anni e non ci servi più, perché a 24 anni ormai è troppo tardi. È vero, ci sono agenzie che ti fanno lavorare anche quando hai 25-30 anni, però sono casi eccezionali, magari devi essere proprio una persona, o ad esempio con tanti tanti followers, o una persona molto influente o che è piaciuta tanto prima nella carriera precedente. Requisito numero 4 è di non prenderla troppo seriamente. È vero, una persona mi può dire guarda Marco, è un lavoro, se voglio avere successo devo prenderlo seriamente. Questo è vero, però non da arrabbiarsi se qualcuno non accetta
di lavorare con te. Questo succede tantissime volte in questo mondo, nel mondo nell'industria della moda, ed è una cosa con cui bisogna confrontarsi in continuazione. Ad esempio, puoi entrare in un'agenzia top e magari avere le taglie giuste, tutto giusto, tutti i requisiti che servono, ma nel momento in cui vai a un casting non ti prendono, quindi magari vai là, fai 10 casting al giorno e non ti prendono per nessun lavoro. Questo perché semplicemente non è quello che gli serve al momento. Loro, i clienti, chiedono modelli per un determinato tipo di lavoro e se te non hai i requisiti adatti per quel tipo di lavoro o non sai quello che cercano, non ti accettano. Quindi la cosa è non prenderla sul personale, semplicemente cambiare agenzia, continuare con i casting, provare modi differenti, ma non abbattersi proprio mai. Quinto e ultima cosa è la self-confidence. Questo vuol dire essere sicuri di sé, non essere arroganti, ma essere sicuramente consapevoli di quanto si può valere. Perché se una persona va in un'agenzia o va a fare un casting, non deve né essere smorfiosa né essere arrogante, però neanche andare là per pregare di essere presi nell'agenzia. Semplicemente quando vai devi essere sicuro di te e devi essere sicuro di quanto puoi dare come valore all'agenzia. È come un'agenzia di lavoro, come quando vai a fare un colloquio. Alle persone non interessa di quanto, di tanto dei requisiti che hai, interessa soprattutto anche di come sei fatto, di che persona sei. Se sei una persona affidabile, seria e sicura di sé, che sa che valore può offrire all'agenzia, è perfetto. Quindi è tutto per oggi, ragazzi. Volevo darvi un ultimo consiglio. Le persone mi chiedono: ma Marco, sono bella abbastanza per lavorare come modello? Allora, nella moda, nel 90% dei casi, la bellezza proprio non conta. Conta l'unicità, conta quanto sei diverso dagli altri, conta magari, per esempio, io lavoro tanto grazie ai miei capelli, conta il tuo modo di fare, conta il tuo comportamento verso gli altri. Ma essere belli, sì, magari può aiutare in alcuni casi, se sei una persona bellissima, certo, sicuramente ti aiuta a proseguire nella tua carriera, ma non è una cosa necessaria. Ci sono anche persone, come ho detto, ci sono eccezioni, che per esempio lavorano a 40 anni o lavorano a 45-50 anni come modelli, anche per spot pubblicitari, eccetera. Non sono assolutamente belle persone, però sono quello che le agenzie cercano al momento. Quindi, ragazzi, è tutto. Se siete tristi perché non avete questi 5 requisiti, non disperatevi, perché non serve sicuramente, secondo me, averne 5, magari se ne avete 4 o 3 può anche funzionare, sarà solo un po' più difficile trovare l'agenzia che vi prenda e sarà un po' più difficile trovare lavoro. Però non demordete, ci sono sempre dei casi eccezionali, ci sono sempre delle eccezioni di modelli, ragazzi o ragazze che lavorano benissimo e diventano persone di successo in questo ambito, anche senza avere questi requisiti. Quindi semplicemente prendete le vostre foto sotto braccio, andate alle agenzie, andate ovunque, continuate a provarci. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento e un mi piace, leggo tutti i commenti, quindi qualsiasi cosa mi volete chiedere scrivetemela qui o scrivetemela su Instagram, marcodelia97. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo ad un prossimo video. I've been flying from town to town, from London to